Ciao a tutti ragazzi, con questo breve video voglio farvi vedere come si installano le action per Photoshop nel caso le acquistiate dal mio sito. Allora, molto semplicemente andiamo in Photoshop, pannello Actions, che se non avete aperto troverete qui, Window, Actions. Ok, clicchiamo qua e facciamo carica actions, load actions. Prendo le 4 azioni che utilizzo di solito e che sono integrate nello zip, apri e ora appaiono qui. Allora, le azioni si suddividono in Mood, Filters, Workflow 3.5 e Workflow 2.0. Il Workflow 2.0 funziona esclusivamente sulle versioni italiane di Photoshop e corrisponde al mio vecchio flusso, che ora ho aggiornato ed è la versione 3.5, ma funziona soltanto con Photoshop in lingua inglese. Filters e Mood fanno parte del Workflow 3.5. Il 2.0 è a sé stante. Detto ciò, apriamo una foto e vi faccio vedere cosa succede quando si lancia l'azione. All-in-one che racchiude tutte le altre. Non entro nel dettaglio di ognuna, altrimenti stiamo qua una vita. Allora, una volta lanciata, vi apparirà una finestra di questo tipo e dovrete selezionare il vostro logo. Io l'ho momentaneamente tolto, rinominandolo, altrimenti sarebbe tutto automatico, chiaramente. Lo seleziono e siccome il mio logo è in uno spazio colore differente rispetto a quello di lavoro, mi appare questa finestra. Ma nel mio caso non è un problema perché il mio logo è o bianco o nero. Quindi non esiste nessun tipo di problema. Però voi quando vi create il logo tenetelo ben presente, di lavorare nello stesso spazio colore. Ok, proseguiamo. Ora verranno caricati tutti i filtri e tutti i vari gruppi. Ci vorrà un po' in base anche a quanto è potente il vostro computer. Nel mio caso ci mette circa 10 secondi, 10-15. Tra poco dovrebbe finire, infatti. Eccoci. Allora, come vedete c'è un sacco di roba, quindi chiudo tutti i gruppi per farvi vedere una panoramica. Ci sono 4 gruppi maggiori: Improvements, Filters, Adjustment e Export, che sono i gruppi che uso di solito. Improvements mi occupo soprattutto di rimuovere le imperfezioni e di aumentare la nitidezza anche. Filters contiene tutti i filtri che ho creato fino ad ora, questi per quanto riguarda il colore. Come potete vedere ogni click cambia la foto. Questa foto è già ultra elaborata, quindi chiaramente applicarci ulteriori filtri non ha nessun senso, però è solo per farvi vedere come funziona. I filtri in bianco e nero agiscono soprattutto sul contrasto perché sono pensati per immagini monocromatiche. Mood invece racchiude eh, dei gruppi in cui sono presenti dei livelli come questo, che vi faccio vedere. Hanno un commento con scritto manuale background only. In questo caso, per esempio, in base al commento
dovremo spennellare per attivare correttamente questo filtro, ovviamente. Background only, quindi spennelliamo sullo sfondo e queste actions le uso per i miei book quando cerco di dare un look univoco a tutto il book. Sono action terribilmente comode da questo punto di vista perché tutti. Ok, dopodiché adjustments, c'è l'importantissimo dodge and burn, poi local corrections, mm, racchiude piccoli cambiamenti come possono essere lo sbiancamento dei denti, queste cose qui, l'aberrazione cromatica già pronta con magenta e verde da spennellare sulla maschera nera e export racchiude appunto il logo che viene importato automaticamente in base alla finestra che avete visto prima. Readme, che questo lo uso soprattutto quando effettuo dei lavori di post-produzione. Per esempio, posso scrivere on this photo I adjusted. In pratica commento quello che ho fatto sulla foto. Serve ai clienti per avere un'idea di quanto, di quanti cambiamenti siano stati fatti, ecco. Soprattutto se acquistano un, un ritocco in formato TIFF che quindi avranno tutti questi livelli a disposizione e senza qualche commento non si capirebbe praticamente nulla. Quindi questi, se post producete per voi stessi, ignorateli pure. Anche optional, di solito lo uso per dare una seconda versione ai clienti nel caso la prima non piaccia, sempre nel formato TIFF ovviamente, quindi anche questo potete ignorarlo. In linea di massima l'azione è questa. Dodge and Burn, non vi ho fatto vedere, racchiude due tipi di Dodge and Burn. Uno, overlay, adesso di solito l'opacità è più bassa, ma giusto per farvi vedere. Con la maschera si va a spennellare dove serve, col bianco per schiarire o col nero per scurire. E, mentre questo è un dodge and burn differente perché agisce con le curve, ma in linea di massima il discorso è sempre quello. Mi trovo bene ad averli separati, ecco, quando lavoro. Niente, in linea di massima volevo solo farvi vedere come si installano le action, ve le ho anche un po' spiegate e se avete dei dubbi ovviamente fatemi sapere via mail, soprattutto se non riuscite ad installarle. Scrivetemi pure subito che vi aiuto, ma dovrebbe essere abbastanza semplice, quindi non dovreste incontrare grossi problemi. Bene, è tutto e grazie per aver visto il video e spero che possa tornarvi utile questa action, per me è fondamentale.